Per questo disegno utilizzerò il carboncino, la china nera per disegnare un personaggio tratto dall'intervista, che è un altro fumetto che ho realizzato 3 anni fa, e utilizzerò carta Fabriano 300 grammi satinata. Sto facendo un profilo del personaggio principale che si chiama Dora. Questa diciamo è che una delle ragioni per cui ho scelto questa carta Fabriano è appunto il fatto, si vedrà un po' dopo forse, di poter sfumare il carboncino in una maniera abbastanza omogenea. Mi piace il fatto che si possa diciamo, lavorare a un modellato del corpo, per esempio, che è molto fisico, cioè poter lavorare toccando il disegno come se fosse un vero corpo. E poi mi piace perché è una tecnica proprio che diciamo, investiga veramente un po' le proprietà della luce. È molto dolce. Molte volte si tratta di togliere più che mettere. È quasi una tecnica molto fisica perché la si lavora molto anche con le dita. E poi niente, uno sfumino, anche un solo pezzo di Scottex può aiutare a raggiungere il risultato definitivo. E poi si usa una gomma pane che serve a mettere la luce dove abbiamo magari anche messo troppa ombra. Poi adesso faccio una cosa, fare prima i miei personaggi nudi e poi vestirli. E adesso diciamo che sto soltanto mettendo un vestito, per cui dato che so come è fatto il corpo sotto il vestito, posso modellare anche meglio il vestito, posso pensare meglio alle pieghe, anche se questo alla fine è un vestito diciamo un po' futuristico. Sto usando soltanto un po' di gouache nera. Questo è un vestito che ho inventato per l'occasione, per questo personaggio. La storia è ambientata in un futuro prossimo, diciamo nel 2050 in Italia, per cui ho pensato anche a diverse piccole innovazioni anche nel campo della moda, oltre che nel campo delle autovetture. Anche Klimt faceva così, disegnava sempre i suoi personaggi nudi e poi li vestiva. E forse questa è una cosa che ho rubato un po' a lui. In realtà il fumetto è, come dire, una specie di, essendo un ibrido come forma d'arte, contiene in sé anche molte ibridazioni di tecniche che vanno dalla pittura alla grafica. E la resa della carta la si vede soprattutto mentre si disegna, cioè come negli altri disegni la superficie della carta deve scomparire. Ogni tanto diciamo, si può evidenziare la sua grana, ogni tanto si può nasconderla, anche questa è una cosa che diciamo, è anche una tecnica insomma, molto sporca, un po' ci si ritrova, un po' una specie di nuvola di fuliggine. Mi piace molto il colore di questa carta, che come ho detto prima non è un bianco diciamo abbagliante, ma una tonalità molto calda, ecco. Per questo preferisco questa qui a quella diciamo extra white. Questo è una specie di vestito catarifrangente che si illumina di notte. Nella storia si capisce meglio questa proprietà. E insomma, come vedete, tutto insomma, dipende anche diciamo, dall'estero del momento, la tecnica, non ci sono percorsi ben definiti e tutto quello che capita tra le mani è buono per ottenere il risultato che si vuole. Ecco. Se le idee magari sono più vicine a una certa area estetica, cerco di documentarmi come con alcuni film, con la fotografia che amo molto, soprattutto quella di Cindy Sherman, Francesca Woodman.
cerco di sapere tutto quello che posso di quello che affronterò e poi comincio a disegnare, a cercare gli strumenti giusti, a imparare quello che non so ancora fare e cerco di avvicinarmi il più possibile all'idea che si è, come dire, formata nella sala cinematografica che abbiamo dentro la testa, ecco.